tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Questo episodio è molto importante per capire al meglio i prossimi che pubblicherò, tanto che l'ho intitolato Quale mazzo scegliere? Nei prossimi video della Taroteca troverete sempre il link in descrizione per consultarlo in caso di bisogno. Chi guarderà i prossimi episodi in cui analizzerò un solo mazzo a puntata lo farà per due motivi: per collezionarlo e si concentrerà esclusivamente sulla parte estetica e artistica, oppure per usarlo per le proprie letture. Questo video è dedicato proprio a quest'ultimi, ma consiglio a tutti di guardarlo perché potrebbe essere una piacevole sorpresa. Vi darò quelle poche nozioni fondamentali, senza andare troppo nello specifico, per fare la scelta giusta in caso di acquisto. Bando alle ciance e cambiamo visuale per cominciare la puntata. Venite con me. Eccoci, adesso vi mostro quello che per me rappresenta l'aspetto fondamentale per scegliere un mazzo. Qui, come potete vedere, ho raccolto le tre principali tradizioni esoteriche. Ci tengo a precisare che ovviamente ce ne sono e si sono sviluppate nel corso degli anni tante altre, dove molti esoteristi si sono cimentati nel creare il loro proprio mazzo, oppure a studiare vari metodi dal punto di vista simbolico, cabalistico, astrologico e quant'altro. Quello che preme a me ovviamente è indirizzarvi verso quelle che sono le principali tradizioni alle quali si ispirano la maggior parte dei mazzi che trovate in commercio. Cominciamo con i tarocchi marsigliesi, quelli che rappresentano secondo me la base, quindi chi si approccia al mondo dei tarocchi è giusto che inizi con quelli che sono stati un punto di riferimento fino all'800, nel quale hanno avuto un dominio incontrastato, e poi è ovvio che al giorno d'oggi continuano ad avere quella risonanza e quell'importanza, però ovviamente quando sono subentrate le altre scuole esoteriche ci sono stati ovviamente altri sviluppi e altri interessi. Questi tarocchi marsigliesi ovviamente sono questo punto di ispirazione per tanti altri mazzi che potete trovare in commercio, e io vi mostrerò nei video successivi, come per esempio questo mazzo di tarocchi di vetro, dove nella struttura fondamentalmente rimane tale, però già potete vedere dall'immagine di copertina i colori sono più accesi, sono diversi e vanno a cambiare, diciamo, nella grafica e nei disegni. Vediamo adesso l'aspetto strutturale che riguarda, diciamo, principalmente l'analisi di due carte degli arcani maggiori, che sono la giustizia, che si trova al numero 8, e la forza, che si trova al numero 11. Questo perché, come vedremo nel mazzo successivo, questi due arcani maggiori sono invertiti, e quindi questo è già un primo punto per capire in che tipo, diciamo, di mazzo, diciamo, è strutturato quello che avete di fronte. Un'altra cosa importantissima è vedere negli arcani minori quello che io adesso vi vado a mostrare, dal 1 al 10, quelle numerali ovviamente. Come potete vedere, ogni carta, il numero, la carta stessa corrisponde al valore
della carta, quindi troverete all'1 un pentacolo o denaro, al 2 due denari, 3, 4 e via discorrendo fino al 10. Poi troverete le 4 carte di corte, dove troviamo il fante o il paggio, il cavaliere, la regina e il re. Quindi questo è anche un altro aspetto fondamentale per capire che tipo di mazzo abbiamo davanti, e in questo caso sono i tarocchi marsigliesi. Continuiamo il percorso con quelli che hanno rappresentato una enorme rivoluzione nel campo della cartomanzia, e sono i Tarot Original 1909. Ovviamente questi sono tratti dal originale mazzo di Arthur Edward Waite e Pamela Colman Smith. Come avete potuto, diciamo, già vedere, e adesso, diciamo, vi mostro quelli che sono i due arcani maggiori dove si rispecchia questa differenza. Quindi abbiamo visto al numero 8 nei marsigliesi c'era la giustizia, e invece qui troviamo la forza, mentre al numero 11 abbiamo trovato la forza nei tarocchi marsigliesi, e qui invece troviamo la giustizia. Quindi già questo è l'indizio fondamentale per capire che abbiamo di fronte un mazzo di ispirazione Waite-Smith. Un'altra fondamentale differenza è proprio quella che rappresenta la grande rivoluzione dell'idea Waite, e cioè che, adesso io qui vi mostro le coppe. Risalta subito all'occhio il fatto che, a differenza degli arcani minori dei marsigliesi, qui quelli numerali trovate ovviamente il numero di riferimento della carta, quindi 1, 2, 3, 4 coppe, 5 e via discorrendo, ma in ogni carta c'è uno o più personaggi e hanno la propria ambientazione. Questi tarocchi sono molto intuitivi, quindi soprattutto per chi, come già ho detto più volte, ha una memoria un po' ballerina, può affidarsi su queste figure che possono dare quello spunto, quell'ispirazione e quel qualcosa in più nell'interpretazione degli arcani in una specifica lettura. Qui potete vedere che fondamentalmente ci sono le stesse carte di corte, però ovviamente ognuna ha il proprio atteggiamento e posizione. Per concludere, ci troviamo di fronte a questo mazzo meraviglioso, molto complesso e particolare, che nasce dall'idea di Crowley e i disegni della Harris. Citerò, diciamo, brevemente alcune cose perché essendo molto particolare, difficile anche nella lettura, quindi è consigliato soprattutto a quelle persone che si vogliono cimentare in qualcosa di più arduo, perché un mazzo del genere ovviamente c'è di tutto, la possibilità di leggerli dal punto di vista astrologico, simbolico, numerologico, e richiede un attento studio e analisi di ogni singola carta. Vediamo le principali, diciamo, differenze. Ovviamente lo andremo a trattare nello specifico, diciamo, in un video successivo. Io qui vi mostro, in riferimento a quello che vi ho fatto vedere prima, la giustizia e la forza, che qui, come potete vedere, vi mostro così, hanno un loro nome, e come loro nome diverso, al volo vi faccio vedere anche altri arcani maggiori dove alcune carte hanno un nome specifico, quindi
troviamo al 14 ciò che diciamo si chiama la temperanza, qui si chiama arte, il giudizio è leone, e invece il mondo è l'universo. Quelle di riferimento che avevo scelto per voi ovviamente sono l'adattamento, la giustizia al numero 8 e la libidine che è al numero 11, la forza. Quindi non solo sono stati cambiati alcuni nomi degli arcani maggiori, troviamo anche una sostanziale differenza negli arcani minori, dove vengono chiamati, per esempio, in questo caso io ho scelto i denari e in questo caso invece vengono chiamati sfere. Oppure trovate gli scettri al posto dei bastoni. Come potete vedere sono delle carte ricchissime di simbologia, a parte che anche a livello grafico non solo sono belle, sono da guardare, i colori vivaci, accesi, ma sono molto piene. Un'altra differenza particolare è proprio nella grande capacità di Crowley di andare a creare un'armonia tra il femminile e il maschile. E qui vi mostro nelle carte di corte la principessa e il principe, la regina e il cavaliere, quindi che vanno a sostituire le carte di corte tradizionali. Quindi questo è molto in breve, vi ripeto che lo andremo ad analizzare molto più attentamente. Un altro fattore importante è che da questo momento in poi, quindi dalla nascita di questi tarocchi, diciamo, la tarologia e la cartomanzia ha visto il nascere di tanti altri mazzi, quindi adesso vi farò vedere una breve carrellata in modo tale da farvi capire che cosa vi aspetterà nei video successivi. Fino a questo punto abbiamo parlato degli aspetti strutturali dei mazzi, diciamo, di carte. È ovvio che nella scelta va ad integrarsi un altro aspetto che è quello dell'intuizione, del primo sguardo, no? Quando ci troviamo di fronte a un mazzo può attirarci per vari motivi. Uno può essere la tematica del mazzo e qui ve ne mostro adesso alcuni. La tematica del mazzo è ovvio che tantissimi autori si sono cimentati a creare diverse ambientazioni nello stile più disparato e qui, come vi mostro, anche tantissimi artisti si sono cimentati in questa pratica. Questi sono i tarocchi di Dalì che ha creato lui stesso. Vi mostro anche altri tipi di tarocchi, sempre artistici, però ovviamente sia Mucha, sia Klimt, sia tanti altri che vi farò vedere sono stati ispirati, quindi creati da altri artisti, ispirandosi proprio all'arte, in questo caso di Mucha e di Klimt. Da qui vi porto anche, diciamo, l'esempio, visto che il mio preferito, artista preferito, e quindi ci ho chiamato anche il mio gatto, vi mostro un'altra tematica, che è proprio quella legata agli animali. Poi vedremo i mazzi ispirati all'horror. Qui faccio vedere solo due campioni principali bellissimi, quindi abbiamo quelli di Dylan Dog, e se siete appassionati come me di zombie,
Ovviamente questo è un mazzo difficilissimo da leggere, però ovviamente io l'ho scelto e l'ho comprato per puro collezionismo e perché sono appunto appassionata di zombie. Per continuare la tematica abbiamo anche quella fantasy. E qui abbiamo i tarocchi delle fate, se siete amanti delle fate, oppure vi faccio vedere anche questo, dove è stato firmato e autografato per me direttamente da Barbieri. E poi ovviamente ce ne sono tantissimi perché oltre allo stile artistico a vari tipi di tematiche che ovviamente man mano affronteremo, perché qui vi ho fatto vedere solo alcune fondamentali, ma cioè, ci potremmo dilungare tantissimo. Andremo anche a dare una diciamo carrellata su quelle che sono anche diciamo le altre scuole e gli altri riferimenti esoterici dal punto di vista simbolico, dal punto di vista astrologico, cioè ce ne sono proprio tantissimi vi andremo a riprendere anche diciamo, le differenze come vi ho fatto vedere nell'ultimo mazzo di Crowley che ha generato tanti altre tipologie di mazzi, quindi qui vi faccio vedere quelli delle sirene che riprendono da Crowley il cambio dei nomi degli arcani minori. Quindi vedremo anche un mazzo ricco di simbologia, quelli tarocchi universali di Wirth, i miei preferiti che sono i tarocchi universali, che probabilmente sarà il primo mazzo che vi mostrerò. Poi non può mancare anche il libro di Thoth, quindi anche questo è abbastanza diciamo, complesso, è diciamo, un'evoluzione e una diversificazione della scuola marsigliese. Abbiamo quelli Wicca e non possono mancare assolutissimamente, giusto come infarinature e per stuzzicarvi diciamo, l'appetito a vedere i prossimi video, tarocchi con forme particolari. Quindi abbiamo questi a forma tonda e tadan, abbiamo anche questi che sono, diciamo, io per mia comodità li metto in questo sacchettino perché sono abbastanza delicati e particolari, che sono, come potete vedere, tarocchi trasparenti. Come ogni mazzo, in base al tema, in base alla forma, in base a tantissimi aspetti che vi ho elencato e mostrato, ogni mazzo può essere adatto a un tipo specifico di lettura e quindi io andrò anche a consigliarvi nei video successivi a che tipo di stesura e lettura può essere utile un certo tipo di mazzo. E adesso ritorniamo per i saluti finali. Siamo giunti al termine del video. Se alcuni tarocchi che avete visto vi hanno incuriosito, lasciate un commento e potrebbero avere la priorità per la recensione rispetto agli altri mazzi. Vi ringrazio per avermi seguita, ringrazio tutti gli iscritti al mio canale e tutti quelli che si iscriveranno. Mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le notifiche. Potete seguirmi anche sul mio gruppo Facebook, su Instagram e se volete potete contattarmi per consulti privati tramite Telegram, Messenger e mail. Trovate tutti i link in descrizione al video e anche al canale. Vi ringrazio ancora tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!